Come guadagnare di più con Google AdSense nel 2024. Ciao, benvenuto sul mio canale, io sono Danilo, sono un webmaster e un esperto di Google AdSense e in questo video andremo proprio a vedere quali sono quegli aspetti così importanti da tenere in considerazione quando si vogliono aumentare le entrate di Google AdSense. Se sei su questo video do per scontato che tu abbia già un sito monetizzato con Google AdSense. Se così non fosse e quindi ti trovi in una fase pre-monetizzazione dove il tuo sito non è ancora stato approvato oppure ancora non hai un sito, ti invito a dare un'occhiata agli altri contenuti del mio canale oppure a scrivere un commento con una tua domanda specifica e cercherò di risponderti. Ma ora non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere qual è il primo aspetto da prendere in considerazione per aumentare i guadagni. E il primo aspetto, che sembrerà banale ma non lo è affatto, è quello di tenere in ordine il sito. Sì, tenere in ordine il sito vuol dire controllarlo, vedere che sia funzionante e funzionale in tutto il tempo in cui è online, cioè sempre. Questo è un qualcosa che va fatto costantemente. Io ti suggerirei di farlo tutti i giorni, ma capisco che è una cosa infattibile. Molto spesso il sito è solo una parte della nostra attività e quindi non possiamo dedicare tutto il tempo ad esso, ma almeno una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane fare un check che tutto sia in ordine. E perché ti parlo di mantenere in ordine il sito? Beh, perché mantenere in ordine il sito non solo ti permette di guadagnare di più, ma ti permette proprio di guadagnare, perché a volte avere un sito che non funziona nel modo corretto può portare proprio alla mancata visualizzazione dei banner all'interno delle tue pagine e quindi a perdere delle possibili entrate. Ecco, questo suggerimento nasce dal fatto che recentemente ho visto molti utenti, molti publisher che lamentavano che i banner erano spariti dal sito, come fosse stato qualcosa di improvviso, di non previsto. Andando poi a analizzare i siti, il problema che si trovava quasi sempre era legato a degli script, a dei codici, a dei plugin di terze parti che non erano stati configurati, aggiornati correttamente o avevano una licenza non valida. La principale causa di questo problema in genere era il cookie script, cioè il banner per l'accettazione di cookies che appare all'interno del sito non configurato correttamente o con licenza scaduta. E questi script, per loro natura, se non sono configurati correttamente o se hanno dei problemi, in automatico negano il consenso a tutti i cookies, e negare il consenso a tutti i cookies nega anche la possibilità ad AdSense di mostrare la pubblicità sulle tue pagine. Quindi se hai un sito, soprattutto se hai un sito fatto con un CMS dove utilizzi plugin, script o codici di terze parti, fai un controllo almeno una volta a settimana che tutto sia a posto, che tutto sia aggiornato e che nessuno di questi codici vada a bloccare AdSense. Andando avanti con gli elementi che possono aiutarti ad aumentare le tue entrate con Google AdSense e con il tuo sito, non possiamo non menzionare il traffico. Traffico che deve essere sì in quantità, ovviamente, e adesso ti spiegherò anche perché nel 2024 è ancora più importante che ci sia molto traffico sul tuo sito per monetizzare di più, ma anche traffico di qualità. Parliamo prima della questione quantità. Aumentare il traffico è sempre stato un modo ottimo per aumentare le entrate del tuo sito, ma nel 2024 lo è diventato ancora di più perché AdSense è passato da pagare da CPC a CPM. Cioè, se prima bastava avere un traffico molto in target con i contenuti del sito per aspirare ad avere molti click e quindi avere molte entrate, non importava se questo traffico fosse tanto o poco, l'importante erano i click generati. Ora con il passaggio da CPC a CPM quello che conta sono le visualizzazioni di banner e quindi per avere più visualizzazioni di banner come si fa? Si aumenta il traffico. Ora, detto così è semplicistico, sicuramente è più facile dirlo che farlo, ma è molto importante aumentare il traffico o aumentare anche, volendo, la permanenza degli utenti all'interno del sito. Questi sono un po' due aspetti che si possono, diciamo, bilanciare per trovare il giusto compromesso, sia per aumentare un po' la quantità di utenti ma anche per aumentarne la permanenza. E per aumentare la permanenza non si può non parlare appunto della qualità del traffico, perché se è importante avere tanto traffico è anche importante che questo traffico sia di qualità, cioè utenti veramente interessati a quello di cui parla il tuo sito, non solo utenti che arrivano magari per un titolo clickbait che li ha portati all'interno del tuo sito ma poi non trovando quello che cercavano scappano subito e non fanno neanche in tempo a visualizzare un banner. E soprattutto è importante anche monitorare che all'interno del sito non ci sia traffico non valido, perché se di scarsa qualità è un problema per le entrate, il traffico non valido è un problema per il tuo account di AdSense, perché oltre appunto a non generare entrate, perché il traffico non valido è quello prodotto dai bot, da sistemi automatizzati, fa scattare un campanello di allarme ad AdSense che limita il tuo account, quindi passeranno annunci
di qualità inferiore, che pagano meno o addirittura non si visualizzeranno in certi momenti neppure i banner. Non sto a dilungarmi troppo sul traffico non valido, ho fatto dei video dedicati, li trovate sul mio canale, se mi ricorderò li linkerò anche qui sopra. E ora passiamo al terzo elemento che può aiutarti a guadagnare di più, cioè contenuti che pagano di più. Detto così può sembrare una cosa semplicistica, ma invece è una cosa che richiede un po' di studio e un po' di attenzione. Perché? Perché non è segreto che AdSense mostri banner in base al contenuto di una pagina, e non è neanche segreto che in base al tipo di contenuto ci sono annunci che pagano di più e annunci che pagano di meno. Per fare un esempio, tutto quello che riguarda l'ambito della finanza, del mondo dei soldi, sono contenuti che pagano molto bene e che permettono di guadagnare di più. Ma è anche importante non andare a scrivere dei contenuti basandoci semplicemente sul fatto che questi pagano di più se poi non sono in tema con il nostro sito. Per fare un esempio, ok, il contenuto che parla di soldi, che parla di finanza paga di più, ma se il nostro sito tratta di moda sarà totalmente fuori contesto e sì, magari può in qualche modo aumentare le entrate, ma rischia di compromettere poi quella che è la SEO e il posizionamento del tuo sito. Quindi se ad esempio appunto è un sito di moda, vuoi dei contenuti che pagano di più, magari fare sempre contenuti in ambito moda, ma magari dedicarsi al mondo del lusso e che potenzialmente ha un rendimento maggiore. Quindi importantissimo per aumentare le entrate fare dei contenuti su argomenti più remunerati, senza però snaturare il sito divagando su ambiti che non competono alle sue pagine. Se finora abbiamo parlato di elementi che possono tra virgolette andare bene a qualsiasi sito, diciamo per essere un sito performante, quindi tenerlo in ordine, portarci traffico e fare dei contenuti di un certo tipo, ora quello di cui parleremo sono elementi molto più legati ad AdSense. Il quarto elemento è l'ottimizzazione dei banner, o meglio l'ottimizzazione della posizione dei banner. È una cosa che ultimamente non si fa più tanto perché AdSense ha introdotto gli annunci automatici, che sono sicuramente molto performanti nel pubblicare gli annunci nelle posizioni più idonee all'interno del nostro sito, ma io sono abbastanza convinto che in questa fase, per quanto appunto hanno fatto passi da gigante nel posizionare correttamente i banner e nel farli rendere effettivamente di più, è molto importante trovare all'interno delle proprie pagine quali sono le posizioni più viste e potenzialmente più cliccate dagli utenti e che possono generare più entrate. Per farlo ovviamente vanno fatti dei test, ogni sito è diverso, ogni sito ha una sua struttura e un suo pubblico dedicato, e quindi non c'è una formula segreta per ogni sito che basta prendere e applicare. Bisogna creare delle unità pubblicitarie fisse in diversi formati e provare a posizionare nei punti strategici della pagina. Dopo un po' di test sarà chiaro quali sono le posizioni che performano meglio, e così una volta individuate queste posizioni potremo avere delle pagine configurate già di per sé molto bene per generare entrate, ma nulla vieta poi di integrare quelli che sono gli annunci automatici in modo da andare a coprire quelle zone che non abbiamo testato o magari abbiamo lasciato un po' indietro. Ecco, questo è un po' il mio pensiero su quello che è l'ottimizzazione dei banner. Ripeto, è una cosa che secondo me andrà un po' a sparire con gli annunci automatici, ma per ora la reputo ancora molto importante, perché al momento gli annunci automatici funzionano bene ma non benissimo su tutti i siti, e quindi sempre meglio imparare a gestire proprio le posizioni e i formati degli annunci in modo autonomo. Poi se ce n'è la possibilità di usufruire anche degli annunci automatici, perché no? E concludiamo questa carrellata di accortezze per aumentare le entrate del tuo sito con Google AdSense con uno strumento messo a disposizione direttamente da Google AdSense, cioè la sezione opportunità. La sezione opportunità mette a disposizione dei publisher nuovi formati e nuove tipologie di annunci da provare per appunto aumentare quelle che sono le entrate del sito. La sezione opportunità la puoi facilmente trovare all'interno della tua dashboard di AdSense, dal menu laterale di sinistra sotto esperimenti se non ricordo male, e qui puoi appunto visualizzare quelle che sono le opportunità che AdSense ti propone e decidere se applicarle o meno sul tuo sito. Per esperienza personale al momento posso dirti che il 50% delle opportunità ha effettivamente dato risultati positivi, l'altro 50% o non ha portato risultati o l'ho dovuto interrompere perché non in linea con quello che era il sito, ma di per sé non ho mai trovato nessuna problematica, nessuna opportunità che si rivelasse poi al lato dei fatti un qualcosa di negativo per le entrate. Il video termina qui, spero di averti dato delle informazioni utili. Fammi sapere se proverai alcune di queste cose o se le hai già provate e non hanno funzionato. Per il momento that's all folks, alla prossima!